La cosa più difficile all'inizio è sempre rallentare, abbandonare la città, i suoi ritmi, le corse e ritrovare i propri tempi, la propria natura. La parola viaggio suscita immagini differenti nella mente di ciascuno. Cose diverse, spesso sono immagini di paesi lontani, di spiagge, di natura selvaggia, sapori di cibi mai provati, suoni e volti sconosciuti. Al nostro viaggio quest'anno abbiamo tolto questi ingredienti uno ad uno, applicando la formula della sottrazione anziché quella della moltiplicazione, alleggerendo la valigia di ogni cosa che non fosse realmente utile, partendo con un bagaglio piccolo, in due, scartando l'esotico e lo sconosciuto, alla ricerca del familiare, accorciando le distanze e percorrendo giusto una manciata di chilometri, alla nostra velocità. Deliberatamente scegliendo di non ottimizzare l'itinerario, le tappe, le liste delle cose da vedere e da fare. Abbiamo provato a mettere a tacere quella voce che invita a non lasciarsi sfuggire mai nessuna occasione, a guardare ogni volta alla meta successiva, concedendoci invece il lusso ogni tanto di perderci qualche cosa. Abbiamo provato a stare in quei luoghi dove ci sarebbe sembrato di poterci annoiare. Ci siamo fermati in posti normali, alla ricerca di quell'ordinario che ti obbliga all'esercizio di allenare lo sguardo alla ricerca della bellezza nascosta. Quei luoghi di natura semplice, che non sono capaci di toglierti il fiato e che chiedono a te di fare l'esercizio della meraviglia. In questa natura nostrana, della porta accanto, abbiamo spento il telefono e siamo stati. Abbiamo allenato i nostri sensi, accarezzando i muschi e sentendo il soffice e l'umido, assaporato il dolce e l'aspro dei boschi, abbracciato il ruvido ed ascoltato in silenzio la moltitudine della vita intorno, senza riuscire a distinguerne le voci. Abbiamo aguzzato la vista alla ricerca dei segnali, quando ogni riferimento e orientamento sembrava perso. Abbiamo sbagliato strada e ci siamo trovati a dover reimparare cosa significhi tornare indietro, un passo alla volta e poi ricominciare. Abbiamo tentato di resistere alla tentazione di immortalare tutto con il telefono, anziché con i soli occhi, e fallito più e più volte su questo punto perché certe abitudini sono resistenti e difficili da disinnescare. Abbiamo cercato il nostro equilibrio e sentito le gambe stanche e disabituate a fare quello per cui sono state create. Giorno dopo giorno abbiamo visto gli opposti avvicendarsi, i torrenti impetuosi scorrere rapidi e poco più in là i fiumi antichi svuotati. Negli stessi luoghi abbiamo incrociato animali selvatici e quelli addomesticati, incontrato nei borghi le piante degli altri e alzando lo sguardo incrociato quelle di tutti. La vastità dei boschi e la minuzia delle piccole cose di cui sono fatti, i grandi alberi che abitano da sempre e la vita di un giorno soltanto, l'immobilità delle grandi montagne e la velocità dei cieli sopra di loro. E poi abbiamo visto molte cose fondersi in modo inaspettato, la natura di una farfalla mischiarsi a quella di un uccello, lasciando increduli ancora una volta gli occhi di fronte alla sconfinata fantasia di madre natura. Ogni cosa può accadere. Una foresta di faggi che si trasforma in un ristorante, 100 sfumature di verde che si uniscono per creare una valle, la natura e la pietra che fanno capolavoro insieme. Ci siamo immersi nella cavità della terra ed avvertito la stessa vertigine d'immenso provata davanti agli spazi aperti. Assaporato la calma immergendoci e trovando contatto con gli elementi, sentito la pace e il silenzio, chiesto ai nostri muscoli addormentati di remare e poi di restare immobili per non spaventare i più piccoli e silenziosi abitanti del luogo. Abbiamo immaginato, sentito, esplorato, ci siamo fatti accompagnare, raccontare ed aprire le porte. Abbiamo deciso di sognare che il semplice e la natura possano far parte ogni giorno e sempre di più della nostra vita. Lo abbiamo fatto aprendo vecchie finestre sgangherate e insieme anche quelle del cuore, sentendo il richiamo di alcuni luoghi simili a noi e per non dimenticarne la voce ho preso appunti sul mio diario.
Abbiamo lasciato le nostre mani toccare un sogno che piano piano si sta facendo più vero. Aprire alla possibilità di sentirci parte della natura ogni giorno, entrare con lei in una relazione più profonda, di rispetto e di conoscenza. Godere del grande dono che ognuno di noi ha ricevuto e diventarne custodi.